Signori, questo pezzo che stiamo per andare a sentire è uscito 2 giorni fa, da quando sto registrando il video, ma è già completamente esploso dappertutto. Non so come sia possibile, ha già raggiunto in poco più di 24 ore i milioni di ascolti. Io ragazzi non so come sia possibile. Ragazzi, stiamo parlando del nuovo singolo di Shiva. Bentornati signori in una nuova reaction. Oggi siamo qui per ascoltare il nuovo singolo di Shiva, ragazzi. È tornato dopo tanto tempo ed è tornato con un pezzo trap a tutti gli effetti, perché ragazzi stiamo parlando di Syrup, il suo nuovo singolo che aveva anche spoilerato nelle storie nei giorni precedenti, ma che io prontamente, essendo che ho detto devo farmi la reaction entro quel giorno in cui uscirà, dovrebbe essermi pronto lo studio, e per cui ho detto vado a fare la reaction, forse è meglio che non mi spoilerò. Quindi ragazzi non so assolutamente niente, ho sentito solo dallo spoiler i primi 3-4 secondi di base e poi ho skippato tutto. Chiaramente su TikTok mi è uscito l'inizio del ritornello, ma anche quello l'ho skippato. Praticamente ragazzi non so nulla, quindi sarà una reaction proprio first reaction a tutti gli effetti. Quindi ragazzi siamo qui per ascoltare questo pezzo che ha spopolato completamente, cioè praticamente in un giorno, da quello che ho visto effettivamente dalle storie di Shiva, ha raggiunto il milione di ascolti. Io sono abbastanza in hype per questo pezzo, perché se effettivamente è così ascoltato, va bene che l'ho spoilerato tutto quello che volete, però se sta facendo così tanto successo significa che è veramente un bel pezzo. Quindi ragazzi andiamolo a sentire subito insieme, ma prima di cominciare come al solito mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perderete tutti i nuovi video reaction che usciranno in questi giorni nel canale. E vi ricordo ragazzi che mentre state vedendo questi video contemporaneamente molte volte stiamo portando le live qui su YouTube dove giochiamo a Minecraft, Fortnite o tanti altri giochi, insomma ragazzi. Quindi se vi va non mancate, streamo sempre il pomeriggio verso le 3 e mezza circa del pomeriggio, insomma. Quindi se vi va passate, che è veramente veramente bello essere insieme a voi anche durante le trasmissioni in diretta, ragazzi. Detto questo, mi sono dilungato fin troppo, andiamo a sentire Syrup di Shiva. Vai. Sto versando syrup nella cup. Guardo mentre ogni bolla scoppia. Oh! Milano è la casa dei cattivi, ossia non puoi superare la mia corsia. Uso erba e toseina. Verso 2K, una per finesse, non sono leggero. Lei ce lo succhia senza le mani, ha un superpotere. C'è questa sensazione, yeah, esatto. Sto versando syrup nella cup. Il ritornello è incredibile. Sto cenando nel retro di un Benz. Milano è la casa dei cattivi, ossia filo più cap di uno Starbucks, l'unico rimasto a far la vera trap. Ehi! Fa bollicine ma non è champagne. Nessuno qua si chiama Massimo, ma viviamo tutti il pericolo. 2000 dentro ad un elastico, prima che lisce quella nuova e fanno wow. Chi mi dissa poi mi copia, chi disprezza dopo compra i wow. L'ho fottuta nella trappola. Sto versando syrup nella cup. Milano è la casa dei cattivi, ossia non puoi superare la mia corsia. Syrup come medicina. Ok, sapete che non l'ho capita per niente, veramente, veramente particolare ragazzi. Il ritornello è veramente, ma veramente figo, però mi ha lasciato un po' così nelle due strofe, perché a parte il testo che, vabbè ragazzi, cioè voglio dire, è sempre quello, la trap, dobbiamo mettercela via che i testi sono quelli lì, quindi io che sono ascoltatore di Night e che chiaramente pretendo da un artista anche un buon testo, di sicuro da chi fa trap non mi devo aspettare un buon testo, quindi me la devo già mettere via che se ascolto Shiva o tanti altri mi devo aspettare un testo che parla di stronzate, perché chiaramente è quello ragazzi. Qua non è una critica a Shiva o ai rapper che fanno la trap, assolutamente ragazzi, il genere è quello, i testi sono quelli, per cui non è che sono io, anzi mi sto criticando da solo, che sto andando a criticare loro per i testi quando non dovrei assolutamente, perché i testi sono sempre stati quelli nella trap. Per quanto riguarda le due strofe ragazzi, non era neanche male il flow di Shiva, cioè è sempre il monoflow classico che ha fatto in tanti altri pezzi, tipo 100 Ops, Take 4 o tantissimi altri pezzi che ha fatto. Io adesso ho citato i più famosi con quello stile lì, però comunque in ogni caso ha fatto tanti altri pezzi così. Il ritornello veramente figo, cioè ti resta proprio in testa, non è per niente male. Fuori dal ritornello sinceramente non mi ha fatto troppo impazzire ragazzi.
cioè, delle rime anche abbastanza stupide, se posso dire. Cioè, tipo, nessuno si chiama Massimo, ma viviamo tutti il pericolo. Cioè, che puttanata, voglio dire. Però, boh, cioè, ritornello carino, ragazzi. Però proprio le due strofe non mi hanno fatto impazzire, ma non tanto solo per il testo, ripeto, perché il testo, ripeto, me ne devo fregare. Ma anche proprio perché la base non scoppiava mai. Cioè, quando ti aspettavi che partisse un alto potentissimo e che scoppiasse la base, in realtà semplicemente si sentiva un basso un po' più potente che andava a dare un po' di sound in più alla base e non la faceva rimanere sempre uguale. Però, cioè, se solo il ritornello scoppia, cioè, non è il massimo, secondo me. Secondo me, se la faceva scoppiare anche nelle strofe, la base, il pezzo veniva molto più figo, anche se parlava con lo stesso testo, cioè, anche se diceva le stesse stronzate. Secondo me, le strofe, sia per il testo, ma ripeto, anche tenendolo fuori dalla nostra considerazione che stiamo facendo in questo momento, anche proprio la base, di per sé, nelle strofe, ripeto, non nel ritornello, perché il ritornello è veramente figo, bello, potente, mi piace molto. Nelle strofe non mi ha fatto impazzire. Io, ragazzi, voglio essere il più trasparente possibile con voi. Mi sto rendendo conto molto spesso che in quasi tutti i video che faccio ormai reaction, dico praticamente quasi sempre che i pezzi mi piacciono. Ma perché questo, ragazzi? Perché vado ad ascoltare artisti che solitamente mi piacciono. Io non mi ascolterò mai per dire un artista qualsiasi che non mi piace in reaction. Me lo vado ad ascoltare magari off cam, perché io voglio portarvi una reaction dove non è che sto tutto il video così. Cioè, capite bene che viene un video veramente brutto. Se mi annoio a morte perché l'artista non mi piace e di conseguenza la reaction viene uno schifo perché chiaramente mi annoio ad ascoltare un artista che non mi piace, capite bene che faccio prima a farla solo di quelli che mi piacciono. Poi c'è chi anche fa la reaction anche gli artisti che non gli piacciono. Prendiamo gli Arcade Boys, che sono bravissimi a fare i loro video, ragazzi. Non è una critica agli Arcade Boys, anzi io li seguo, sono dei grandi. Però chiaramente io non mi sento portato per quel tipo di reaction lì, ragazzi. Preferisco fare reaction ad artisti che mi piacciono. Qua la webcam ha deciso, ecco, scusate. E quindi insomma, ragazzi, ci tengo a essere il più trasparente possibile con voi. Quindi se effettivamente noto che una traccia non mi piace, lo dico. Ma in questo caso, ripeto, non è che non mi è piaciuta assolutamente. Anzi, il ritornello è veramente figo. Ma mi ha fatto strano che non scoppiasse la base nelle strofe. Anche perché di solito Shiva lo fa sempre. Chiaramente la base non l'ha fatta lui, però credo che l'abbia fatta o Drillionaire o l'avrà fatta, boh, non lo so chi l'ha prodotta sinceramente, ragazzi. Però in ogni caso comunque la base proprio nelle strofe non scoppia mai. E questo secondo me è una grossa pecca che ha questo pezzo, perché poteva essere molto più figo secondo me se le due strofe scoppiavano con la base. Al di fuori di quello, ragazzi, se parliamo solo del ritornello che è spopolato su TikTok, ci credo, ragazzi, che è spopolato perché è un ritornello veramente fatto bene, puro trap, quindi davvero c'ha ragione Shiva a dire che è l'unico rimasto a fare la vera trap. C'ha ragione anche perché gli unici rimasti erano lui e Sfera ormai fa reggaeton, quindi effettivamente è uno dei pochi rimasti a fare la vera trap, ragazzi, proprio pura trap. Quindi davvero, davvero tanta roba, ragazzi, davvero tanta roba il ritornello, le strofe un po' così. Fatemi sapere voi nei commenti qui sotto che cosa ne pensate di questo pezzo, ragazzi, sono curiosissimo. Soprattutto questa volta perché magari avete delle opinioni diverse e dite no, secondo me hanno fatto bene a tenere le strofe dove non scoppiasse la base e mi dite il motivo secondo voi del perché è meglio che la base non scoppi, oppure siete d'accordo con me. Scrivetemi tutto nei commenti che le vostre considerazioni le leggo tutte, ragazzi, e vi commento, vi rispondo anche, vi metto il cuore, quindi siete così più invogliati a commentare. Io, ragazzi, vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto. Se così è stato, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perderete tutti i nuovi video che usciranno in questi giorni nel canale. Vi ricordo che siamo in live quasi tutti i giorni su YouTube perché andiamo a giocare ai videogiochi che più ci piacciono, insomma Minecraft, Fortnite e tanti altri contenuti. Non mancate anche lì. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto. Commentate perché sono veramente curioso di questo pezzo. Sono rimasto un po' così. Però se contiamo solo il ritornello, che è effettivamente la parte di traccia più ascoltata in questo momento, davvero una delle tracce più trap più fighe dell'anno. Se contiamo solo il ritornello, ripeto. Poi se contiamo anche le strofe, forse no. Forse no. Mio gusto personale, chiaramente. Poi aspetto le vostre considerazioni nei commenti. Bella, ragazzi.